Nel vlog di oggi, con questa maglietta brillante e solare, ti parlo della mia ultima vacanza al lago di Garda. Per le mie vacanze estive sono andato 10 giorni al lago di Garda con Giulia e la sua famiglia e vorrei farti vedere delle immagini e raccontarti un po' di cose sulla mia vacanza e sui posti che ho visitato in questo vlog. Cominciamo! Vediamo l'itinerario. Abbiamo scelto come base Arco, un piccolo paese a nord del lago di Garda, in provincia di Trento. Quella era la nostra base, dove abbiamo prenotato il nostro hotel. E poi abbiamo visitato alcuni paesi vicini, come il lago di Tenno, Riva del Garda e anche Limone sul Garda, che molto probabilmente conosci. La prima tappa ovviamente è stata Arco di Trento, era il paese dove si trovava il nostro hotel. Arco è un piccolo paese in provincia di Trento nella regione Trentino-Alto Adige, nel nord dell'Italia, ed è molto molto vicino al lago di Garda. Appena arrivati ad Arco abbiamo messo le valigie in camera e ci siamo goduti un bellissimo aperitivo a bordo piscina, vicino alla piscina dell'hotel. Arco è un paesino molto carino, in estate il centro è molto vivace, ci sono molti locali e molti ristoranti con i tavoli fuori dove è possibile gustare un buon aperitivo, un gelato o una cena. Ad Arco c'è anche un bellissimo paese arroccato sulla montagna ed è possibile raggiungerlo attraverso piccoli vicoli e scale che mettono sicuramente alla prova le gambe dei visitatori. Una volta raggiunto il castello è possibile ammirare una vista bellissima delle montagne e del lago di Garda dall'alto. Il giorno successivo siamo andati a visitare Riva del Garda. Noi eravamo già stati a Riva del Garda in passato, ma volevamo visitarla di nuovo con i genitori e il fratello di Giulia e quindi ci siamo diretti a Riva del Garda, che è lontana circa 15 minuti da Arco, quindi è stato un viaggio molto breve. Riva del Garda è un paese che si affaccia direttamente sul lago ed è un centro estremamente turistico, soprattutto nei mesi caldi come questo. Siamo arrivati al lago di Garda, che è uno dei laghi preferiti per me qui in Italia, insieme al lago di Tenno, che è qui vicino e che visiteremo domani. Oggi siamo qui a Riva del Garda, che è un paese a nord del lago, e qui è veramente molto bello. Ci sono molte persone perché siamo ad agosto, ma si vedono un sacco di persone che prendono il sole, che fanno kayak, prendono la barca a vela. Qui è veramente possibile fare tutto. E vi faccio vedere un po' com'è questa zona. Da Riva del Garda è possibile ammirare il lago e le montagne che circondano la città. Quindi è veramente un posto dove è possibile ammirare la natura nonostante il turismo e la marea di persone che affollano questo paese in questo periodo. A Riva del Garda è possibile vedere persone coinvolte in tantissime attività diverse. C'è chi fa canoa, chi va in barca a vela o chi semplicemente prende il sole sulla spiaggia. Ma attenzione, se decidi di prendere il sole sulla spiaggia o sui giardini intorno al lago, potresti avere delle visite molto molto interessanti. Esatto, in questo caso c'era qualche ospite interessante che andava a visitare i turisti sulla spiaggia. Quindi erano dei cigni che sono abituati a stare in mezzo alle persone e quindi vanno a cercare del cibo. Viste le temperature molto elevate, qualcuno preferiva rinfrescarsi nei bar vicino al lago, ma c'erano delle persone che hanno avuto addirittura il coraggio di fare una partita a beach volley.
Fai ciao. Ciao. Anche il centro di Riva del Garda è molto bello e molto interessante, con le numerose palme che costeggiano il viale principale e i colori delle case, l'architettura molto affascinante, ma soprattutto la vista delle montagne. Vedere le montagne dalla città per me è una delle cose più affascinanti che esistano. Ovviamente anche di sera Riva del Garda è molto gettonata dai turisti e sono in molti a fare aperitivi e cene ai tavoli esterni dei locali ammirando le luci del tramonto sul lago. Questa era una breve presentazione di Riva del Garda, ma un'altra tappa molto interessante e molto affascinante è quella del lago di Tenno. Il lago di Tenno è un piccolo lago che si trova vicino al lago di Garda ed è un posto che Giulia e io amiamo veramente tanto. Abbiamo parcheggiato la macchina in un parcheggio giù e adesso stiamo andando al lago di Tenno. E fra poco ti farò vedere com'è il lago. È un piccolo gioiello incastonato tra le montagne. Il colore dell'acqua alterna un colore turchese e smeraldo, perché nel fondo ci sono dei sassi bianchi che riflettono la luce, quindi ha un colore molto particolare e molto bello. È un posto che noi amiamo molto, ci siamo già stati 2 anni fa e oggi ci siamo tornati con Hope, così anche lei può scoprire questo bellissimo posto. E vicino al lago c'è anche un paesino medievale che si chiama Canale di Tenno, che è molto particolare perché ha mantenuto il suo aspetto medievale di una volta, quindi è molto molto interessante, ma non so se oggi avremo tempo di andarci. Il lago di Tenno è veramente un gioiello incastonato tra le montagne. Lì il tempo sembra essersi fermato, perché le montagne intorno al lago danno un grande senso di pace. Non ci sono abitazioni ed è possibile passeggiare nei boschi e nella natura rigogliosa intorno al lago. Noi eravamo con Hope, il nostro cane, e quindi ci siamo fermati nella spiaggia per i cani. Non è stato molto rilassante perché Hope voleva incontrare, conoscere i vari cani presenti sulla spiaggia, ma è stata comunque un'esperienza nuova per lei. Siamo arrivati sul lago di Tenno, qua alle mie spalle. È un bellissimo specchio d'acqua tra le montagne. Stiamo facendo una passeggiata con Hope. Il bello di questo lago è che ha un colore cristallino e intorno ci sono tutti i boschi ed è possibile fare una passeggiata anche intorno ai boschi qui e vedere il lago dall'alto. Quindi adesso andiamo a fare una passeggiata in su, vedere se riusciamo a vedere le mucche, perché 2 anni fa siamo venuti e abbiamo visto che c'era un pascolo di mucche lassù. Qui c'è anche un ruscello dove la Hope zampetta allegra. Stanchi di stare sulla spiaggia, abbiamo deciso di fare una passeggiata nel bosco. Ci siamo addentrati nel bosco intorno al lago per entrare in contatto con la natura. Il lago di Tenno si è formato intorno al 1100 in seguito a una frana. Quindi una montagna vicina è franata e ha chiuso l'immissario e così si è formato questo bellissimo lago turchese. Le immagini che vedrai adesso parlano di una gita molto speciale che abbiamo fatto. Una visita a una cascata molto bella e una passeggiata in un posto molto speciale e rigenerante. Oggi siamo vicino al lago di Ledro, stiamo andando a vedere una cascata che hanno detto che è molto bella qui vicino. C'è un percorso in mezzo al bosco e vediamo se ci arriviamo, ma il rumore lo sento.
Questo è esattamente quello di cui avevo bisogno, stare a contatto con la natura, in mezzo ai boschi, per staccare un po' dalla routine, dal lavoro e dalla vita normale in città. Siamo in questo bosco meraviglioso, vicino al lago di Ledro, e a noi piace molto visitare posti così, stare a contatto con la natura, in mezzo agli alberi. È un posto veramente molto molto bello. Si trova in Trentino Alto Adige, vicino al lago di Ledro. C'è un paese che si chiama Tiarno di Sotto e in questo paesino c'è una via che si addentra in un bosco e si arriva alla cascata, si passa in mezzo agli alberi con un ruscello come quello che forse vedi dietro di me e anche qui. Bellissimo. Cercare la Hope che si è persa nel bosco con lo zio. Questa è quella che si chiama pace, la vera pace. Eccola qui, la Hope, che mi sporca tutti i pantaloni. Stiamo attraversando una stradina strettissima per arrivare alla cascata, che dovrebbe essere proprio qui. Siamo arrivati. Questo è quello che facevamo durante il giorno. La sera ci piaceva invece fare aperitivi e qualche cena in locali diversi, ma l'aperitivo era un appuntamento immancabile. Cin! Questo era un breve resoconto della nostra vacanza sul lago di Garda. Spero che sia stato interessante per te e che sia stato anche un ottimo esercizio di comprensione dell'italiano, perché ho raccontato i fatti che sono successi, ho raccontato le immagini che vedevi e quindi sicuramente è stato un buon esercizio utile per la tua comprensione dell'italiano. Fammi sapere nei commenti se il video ti è piaciuto, prima di tutto, e se sei stato o sei stata sul lago di Garda in passato. Manca Limone sul Garda. Non mi sono dimenticato di Limone sul Garda, ma ho deciso di fare un video separato in cui parlerò di quella località. Quindi parlerò di Limone sul Garda in un altro video, molto presto. Grazie di nuovo per essere stato o per essere stata qui con me anche oggi e ti ricordo che se non lo hai ancora fatto puoi iscriverti al mio canale qui sotto, così YouTube ti manderà una notifica quando arriva un mio video nuovo. Ci vediamo molto presto!